Benvenuti nel video dedicato alla confezione del collo alla coreana. Il collo alla coreana si presenta in questo modo. I cartamodelli che utilizzo sono sempre i cartamodelli creati con il programma TTCAD. Crea cartamodelli su misura. Questo è il collo alla coreana. Dipende dal modello come lo realizzo. Posso realizzare il cartamodello intero oppure, come in questo caso, due parti separate, quindi metà collo appoggiato sulla piega della stoffa. Vado a togliere gli spilli dal cartamodello e separo il cartamodello dalle stoffe. Segno con una X il rovescio del tessuto. Nella maggior parte dei casi, quando confeziono questo tipo di collo e utilizzo una stoffa da camice leggera, vado a intelarlo, quindi vado a mettergli la teletta termoadesiva e la teletta termoadesiva la applico sul rovescio del tessuto, su tutta quanta la superficie del tessuto, e vado a metterla in entrambi i colli, quindi il collo che sarà esterno e quello interno, perché non mi piace avere due consistenze diverse, quindi preferisco applicare una teletta termoadesiva leggera ma in entrambi i colli. In questo caso non applico niente perché il tessuto è già sostenuto di suo, quindi non ha bisogno della teletta termoadesiva, altrimenti diventa ancora più rigido e non voglio questo. Quindi vado già ad assemblarlo, a metterlo assieme. Giro un collo con il dritto del tessuto verso l'altro e appoggio l'altro collo dritto contro dritto. Bisogna prestare attenzione che tutti i margini attorno coincidano perfettamente, questi, perché questa parte, che è questa sotto, va poi cucita al girocollo del modello. Quindi blocco con tutti gli spilli. Uniti i due colli con gli spilli, vado a misurare il margine di cucitura che trovo sul cartamodello e li riporto i margini tutto attorno al mio collo con il metro ed il gesso, prestando attenzione che il gesso sia sottile e che la curva sia ben definita con il gesso. Poi vado a cucire a macchina. Un'altra cosa che segno da questa parte, questo margine che mi viene riportato, lo segno sia da questa che da quest'altra parte, perché con la macchina da cucire, prima l'imbastitura e poi la macchina da cucire, parto da questo centimetro. Il margine qui sotto non lo vado a cucire perché poi l'applicazione del collo sul girocollo risulta molto più semplice. Vado tutto attorno con la macchina da cucire. Qui la lunghezza del punto della macchina da cucire io utilizzo un 2,4 come lunghezza, però la prima parte dove c'è la rotondità la accorcio a 2 perché è più semplice con il punto più corto fare la rotondità e quindi seguire esattamente la linea del gesso. Cuciti i due colli, ho tagliato il margine e ho lasciato un mezzo centimetro e dove ci sono le rotondità ho tagliato un pochino di più. Ho stirato i margini aperti in questo modo e poi porto il collo, lo giro sul dritto del tessuto e di nuovo una stiratura. Prima di applicare il collo sul girocollo vado a trasferire i margini di cucitura che mi vengono indicati sul cartamodello sul fondo, solo su un lato del mio collo e sul dritto del tessuto. Quando ho segnato tutto il mio fondo con il gesso, utilizzo questo segno con il gesso per girare verso il rovescio il margine, blocco con degli spilli e imbastisco. Imbastito uno dei due margini, controllate sempre che la rotondità tra destra e sinistra siano uguali e anche che i margini che avete girato all'interno risultino uguali, della stessa altezza. Poi
lascio giù in questo modo il mio collo, lo schiaccio per bene, ci metto anche degli spilli in modo da bloccarli. Prendo il gesso e segno a filo della piega che ho appena creato la stoffa sotto. Poi utilizzerò questo segno del gesso per imbastire e cucire il mio collo sul girocollo. Prima di applicare il collo al girocollo, segno la metà piegando in questo modo il collo e la piega che si forma segno con il gesso. Poi prendo il mio modello. Questa è una casacca che si presenta con una scollatura V rifinita con delle fascette ed il collo alla coreana va applicato all'inizio qui della fascetta e poi tutto attorno fino ad arrivare all'altra fascetta. Prima di applicare il collo vado a segnare il centro dietro, unisco spalla con spalla e la piega che si forma è il centro dietro e la segno con il gesso. Prendo il mio collo, posiziono l'inizio del mio collo esattamente all'inizio della scollatura e qui in alto faccio attenzione che i margini con i margini coincidano, perché io ho utilizzato gli stessi margini di cucitura sia per il collo che per il modello. Questo è un punto molto delicato, bisogna fare attenzione che coincidano sia verso l'alto che anche lateralmente i margini. Inizio mettendo degli spilli, subito il secondo spillo è a metà dove ho fatto il segno con il gesso, e il terzo spillo è l'altra estremità sia del collo che della scollatura. Messi questi 3 spilli, inizio e vado ad unire il mio collo al girocollo con tutti gli altri spilli. Poi vado ad imbastire sul segno del gesso e anche a cucire a macchina sul segno del gesso. Cucita la prima parte del collo, ho stirato sul dritto ed ho effettuato dei taglietti sul margine del collo e del girocollo, qualcuno, non tanti. Poi si gira all'interno i margini, in questo modo si avvolgono e la parte interna del collo si accosta alla cucitura appena effettuata con la macchina da cucire. Tengo unito con degli spilli. Prima giro la parte iniziale del collo, dalle due parti, anche da questa parte giriamo all'interno e accostiamo di così e blocco con lo spillo. Poi più o meno a metà del collo, del girocollo dietro, accosto la piega sulla cucitura. Unisco tutto attorno il mio girocollo con gli spilli, imbastisco e poi si può fare una cucitura a macchina esternamente, anche se è questa la parte che deve rimanere bloccata. La cucitura si fa sul dritto del tessuto a 2-3 mm, qui così, rispetto alla cucitura precedente, oppure si può fare un sottopunto interno, quindi col filo della macchina da cucire. Io vi prendo il filo da imbastire, si parte all'inizio del collo, faccio 2 punti col filo da imbastire così, prendo, qui ho la cucitura, prendo dentro qualche filo sopra la cucitura e la piega del mio collo, proprio appena, poi vengo giù in verticale, prendo dentro ancora dove ho la cucitura e la piega del mio collo. In questo modo qui ho il filo arancione e non si vede quasi neanche il filo arancione, anche se è di colore in contrasto ed anche grosso. Col filo della macchina da cucire della stessa tinta non si vede assolutamente niente. Io per questo collo ho deciso che farò tutto il sottopunto attorno.
cucito il collo a mano col sottopunto. Questo è quello che si vede all'interno e questo sul dritto del tessuto. Collo finito ed applicato. Spero di esservi stata utile. Ai prossimi video. Ciao ciao!